Ciao a tutti, io sono Stefano, bentornati su UFI Blog. Siamo qui in compagnia di Livio Cucuzza, CDO di Sonus Faber. Conoscete sicuramente, molti di voi la conoscono, una delle aziende più importanti nel mondo, ma sicuramente una di quelle più importanti, la più importante in Italia. Allora, abbiamo tantissime domande e curiosità. La prima, sicuramente il tuo background, perché sei molto giovane in un'azienda così importante. Abbiamo già visto molte evoluzioni e ci chiedevamo appunto, illustraci da dove arrivi. Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità. Si può dire che io sia figlio d'arte perché mio papà aveva un negozio di hi-fi in Sicilia, prima di lui mio nonno, per cui insomma una lunga tradizione di appassionati di questo fantastico mondo. E la mia passione invece è sempre stata quella del disegno, della progettazione, e poi è diventata quella dell'hi-fi quando ho cominciato ad avere i primi stipendi, la prima possibilità di comprare i miei primi amplificatori, le mie prime casse, e poi a un certo punto ho deciso di combinare queste due cose, quindi la mia esperienza nel campo dell'hi-fi e la mia passione per il disegno, e ho cominciato a lavorare per alcune piccole aziende del settore dell'hi-fi in Italia, e poi ecco, non sei precipitato direttamente nell'azienda. No, anzi, io devo tantissimo del mio percorso professionale a delle persone che in Italia rappresentano, secondo me, quanto di meglio si possa avere in campo di riproduzione dell'alta fedeltà, che sono Claudio Romagnoli di Lector, Enrico Rossi di Norma, molto interessante. I ragazzi di Audia, Flight, insomma tutta gente con cui ho potuto iniziare questo percorso, che mi hanno dato fiducia e che poi mi hanno dato anche la possibilità di fare questo salto in Sonus Faber, che era un po' il sogno fantasma, il sogno di molti. Sì. Complimenti, abbiamo intervistato l'ingegner Rossi alla fiera Milano High-End di Norma Audio, insomma anche loro spinti in avanti. Mi fa molto piacere, non conoscevamo appunto questo background. Sì. Molto bene. Ok, niente, una cosa che sicuramente tutti hanno notato, insomma, Sonus Faber, Macintosh, il mondo, quello che abbiamo notato è sicuramente veramente un'accelerazione in diversi settori di Sonus Faber. Ok, l'unione con Macintosh sicuramente ha dato ulteriore spinta, il mercato veramente cambiato. Ecco, in che branche, come vi state muovendo, su quali fronti? Ma fondamentalmente io credo che il settore della riproduzione audio oggi abbia enormi possibilità di crescita, dovute al fatto che la gente ascolta molta più musica. Abbiamo la possibilità di usufruire di banche dati musicali enormi in qualsiasi momento della nostra giornata e con qualsiasi tipo di media. Insomma, la musica liquida la si può ascoltare praticamente in qualsiasi condizione, quindi in realtà c'è sempre ormai voglia in qualsiasi momento di musica, questo ha richiesto. C'è voglia di musica, e le nuove generazioni stanno crescendo con gli AirPod nelle orecchie, per cui la sensibilità verso la musica è sempre molto forte, e dobbiamo riuscire a intercettare le nuove generazioni, a spiegargli che la musica la si può ascoltare con della buona qualità. In particolare Sonus Faber e anche Macintosh si sta muovendo per allargare il suo audience e portare la qualità dell'audio in diversi settori. Abbiamo iniziato da qualche anno con la custom installation, ed è il motivo per cui siamo qui, quindi sistemi integrati, e abbiamo lanciato l'anno scorso, e stiamo continuando a lanciare le nostre partnership con i brand dell'automotive. Questo è un settore che molti grossi player ci stanno lavorando. È un settore decisamente importante, non solo per noi ma anche per le case automobilistiche, perché una firma sull'impianto audio dà garanzia ai loro clienti di qualità, e poi c'è un discorso di regionalità che per noi è importante, cioè l'associazione con dei brand, nel caso nostro italiano e nel caso di Macintosh americano, per far sì che ci sia anche un'area di famiglia. Ricordaci i brand
Sonus Faber è primo equipaggiamento sulla Maserati Grecale e optional sulla MC20, e abbiamo appena presentato l'impianto invece sulle nuove Maserati GT, e poi vedrete anche su altri nuovi modelli. Ci stiamo espandendo su altri brand, e Macintosh invece è su Jeep. È partita con il Grand Wagoneer, che è la flagship di Jeep, e poi ha fatto il Cherokee, e ora faremo sicuramente altre vetture. Bene, poi quello è un settore proprio in grandissima crescita, che io so, cioè stanno, diciamo, trasformando alla fine le nostre, insomma, le macchine in salotti, ecco, in living. Per molta gente la macchina è il luogo in cui trascorrono più tempo della loro giornata, per cui è facile pensare che si voglia avere un impianto di qualità anche in quel comfort, anche in quel momento lì, nel momento in cui si guida. E poi ci sono tutte le integrazioni, chiaramente con i sistemi di viva voce e di comunicazione a distanza, perché insomma non dimentichiamoci che negli ultimi anni gran parte delle riunioni ormai si fanno online, streaming, e quindi insomma sì, la macchina è diventata la tendenza è non farti più scollegare, diciamo, esatto, nel bene e nel male, questo aspetto. Male, questa è la nostra vita, e quindi anche l'audio segue questa traiettoria. E poi un'altra cosa molto importante per noi sono i sistemi wireless, streaming, perché non dimentichiamoci il fatto che, come dicevamo prima, oggi il vettore principale dell'ascolto della musica per le nuove generazioni sono i sistemi smart, quindi i telefonini, i tablet, i computer in generale. I sistemi ormai devono essere facili da usare, quindi I sistemi devono essere facili da usare. La cosa positiva è che ormai, insomma, ci sono servizi streaming che arrivano ben oltre la qualità del supporto CD, banalizzando un po' la questione, quindi non è più un discorso di convenienza portarsi dietro il lettore MP3 di una volta, ma insomma si ascoltano dei file di altissima qualità, e in questo caso brand come Macintosh e Sonus Faber possono giocare un ruolo fondamentale. Importante. Bene. Ieri abbiamo visto, adesso metteremo qualche immagine, abbiamo visto dentro la sala, rende tantissimo, complimenti, assolutamente. Abbiamo visto diffusori, insomma, le nuove linee home theater sono veramente entusiasmanti, insomma, assolutamente. E niente, la domanda allora invece, la vision verso il futuro, insomma, dove volete correre ancora? Allora, io personalmente credo che Sonus Faber, ma anche Macintosh, siano brand sicuramente con un enorme passato legato alla storia, importantissimo, legato all'audio in particolare, ma sono brand capaci di andare anche oltre, sono brand che rappresentano un certo lifestyle. Chi possiede i nostri prodotti generalmente è molto fiero di dire possiedo un impianto Macintosh, un impianto Sonus Faber. C'è questo legame dei nostri clienti con il brand, che è una cosa che va, secondo me, al di là della semplice qualità audio, che deve essere sempre al top. E la mia idea è quello di amplificare un po' ancora di più questo concetto e usare i nostri brand per rappresentare la qualità italiana e americana nelle case della gente in molteplici forme, quindi che possano andare dall'integrazione con l'arredamento piuttosto che l'integrazione con il video. Ormai avete prodotti in effetti su qualsiasi, diciamo, qualsiasi ambito, outdoor, sistemi multiroom Assolutamente, io credo che la qualità musicale, la firma sonora dei due brand sia talmente forte che possa essere usata per accompagnare davvero la vita dei nostri clienti in tutte le circostanze, più momenti proprio della vita stessa, sì, quindi più generazioni, più salti generazionali, dagli impianti di diffusione musicale integrati al classico sistema high-end 2 canali, che per noi chiaramente rimane la passione, la passione principale. Benissimo, guarda, noi ti ringraziamo, è stato veramente un piacere, un onore, e niente, vi lasciamo. Grazie a voi. Per Bacco, adesso vi faremo un piccolo tour dei vari prodotti e della saletta, della sala cinema targata Sonus Faber Mac. Grazie mille, Livio. Grazie a te. Alla prossima.